Dai Ale, Forza. forza. Qui? Ok, vai, avanti, 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 avanti. Stop! No, un po' più indietro. Boom. Marco, mi sono affezionato al cappellino ora. Da oggi in poi porto il magari cappellino. chiudilo. Stringilo magari. Dopo, ora dobbiamo C'è anche lavorare. l'etichetta qua, così Dove? sull'orecchio. Ma cavolo, dimmi queste cose. Te lo dico, amici, te le freghi. Tra l'altro i cappellini molto Basta, buzzi. facciamo sotto l'acqua, via. Dai, via. Benvenuti 6% a questa prima delle 6 puntate, una miniserie importantissima Una miniserie. come Beautiful. La trovate su Netflix. La trovate su Netflix A breve. a breve. Salutiamo Netflix. Ciao Netflix. Sulla Benelli TRK 502X. X. Innanzitutto, perché X? Cosa vuol dire X? Vivo morto. Vivo morto, esatto. X. Lei è X. Lei è X. Che non si sa ancora se vivo o è morto. È morto. Quindi perché abbiamo voluto provare, Marco, questa esperienza con questa moto qua? Perché a te ti gabba fare queste esperienze. Tra l'altro abbiamo provato a registrare questo video già 7-8 volte e tutte le Appena volte iniziamo ricomincia a piovere, e noi quindi andiamo. ora continuiamo. Allora diciamo che questa qui è la prima puntata dove finalmente l'abbiamo provata per 5.000 km più o meno. Sì. Abbiamo fatto anche il Superbus, mettiamo il link qui o qui. Qui però devo fare una postilla, perché noi ne avevamo due e al Superbus abbiamo detto il primo evento lo facciamo con le moto stock. E abbiamo beccato 2 giorni di acqua e fango con le gomme stradali e la moto perfettamente così come usciva di fabbrica. Che cosa è successo al Superbus? Raccontalo te. No, che cosa è successo al Superbus? Il Superbus sono sopravvissuti, devo dire che è andata abbastanza bene e per il passo che si deve tenere in un evento di su strade aperte questa moto va benissimo, è andata bene sia per il trasferimento sia per l'evento nello specifico, però abbiamo evinto alcune problematiche. Anche perché non possiamo già spoilerare quello che sarà il nostro giudizio sulla moto perché dobbiamo maturarlo nel corso. Marco, dobbiamo cercare di convincere Marco a comprare questa moto a settembre. Tu la comprerai sicuramente a vendrò il 790 e il GS. Io ci scommetto 10 euro, no 10 euro no, facciamo un caffè, scommetto che tu a settembre ti ricrederai e vorrai comprare questa moto. La TRK. Ok. Quindi detto questo abbiamo vinto che ci sono delle criticità in questa moto che si possono ovviare molto semplicemente senza andare a stravolgere la filosofia della moto, almeno in questa puntata. Beh, l'idea di base di questa moto, che è comunque un 500, che non è una moto che ha 200 milioni di cavalli, che ha un po' di problemi di vibrazioni, senza andare a stravolgere la parte motore, abbiamo visto che intanto nella posizione di guida ci sono alcune cose che con delle piccole accortezze si possono migliorare. E iniziamo, io direi, dal manubrio, che è stata la prima cosa. Che è la cosa che personalmente almeno anche a te ci dava più fastidio. Perché appunto, Ale, spiegalo. perché il manubrio sembra di guidare una lambretta, nel senso una moto così grande, così imponente, ha il manubrio molto stretto e molto chiuso all'indietro. Il problema è il chiuso all'indietro che vi porta a dover tenere i polsi in questa posizione qua, che non è molto comodo e oltretutto avere fuori strada è estremamente scomodo. Esatto. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo contattato la SRT e ci siamo fatti mandare questo manubrio. Adesso vi facciamo vedere l'installazione, che non è stata proprio una cosa semplicissima, ma ora vi spieghiamo tutto. Io vorrei andare subito. Sono anche Riser. Wow, sempre leggero. Wow. Quanto è leggero? Leggerissimo. Ora fai come hai fatto col paracoppa, che lo butti per te. Wow. No, il manubrio no, perché questo no. Bellissimo, Oh, ma come ci sta l'oro col giallo? Qual è il miglior posto dove appoggiare un pezzo tolto delicato? In mezzo alla strada. Per terra. È la sacra sindone di Ale. Questa Marco ha visto più lavori, più restauri. Più bombolette questo. Possiamo far notare, Marco, la piega? Vedete? La piega? Guarda, fate vedere la piega. Fai vedere la piega. Un po' diverso, Vedi? Potete notare come questa sia una piega alta, sale molto qui. Questa invece è una piega media. Poi c'è anche la piega bassa, ma quella è proprio da enduro cross. E poi l'inclinazione. Vedi come va indietro questo? Ti faccio vedere da così, guarda. Fammelo vedere da così. Guarda, ecco qua. Aspetta che sei... Mi sposto? Vedi come si inclina all'indietro il manubrio originale rispetto a... E quindi noi siamo stracontenti di questa cosa. Naturalmente questi sono manubri 28-22, che vuol dire che qui è una sezione 28 e qua giù è una sezione 22. Ecco che ho tolto i blocchetti, e al solito la manopola sinistra viene via col blocchetto del gas, viene via intero, quindi non è un problema, a destra scusate, quella di sinistra rimane naturalmente sul manubrio, quindi poi vi farò vedere come toglierla, ma noi prima di toglierla dobbiamo prendere una piccola misura e vi spiego perché. Molti blocchetti, quasi tutti originali, hanno questo pallino, come dite voi a Genova, Marco? Pallino. Pallino, qui a che serve? Il pallino serve perché
nel manubrio c'è un foro, questo va a inserirsi nel manubrio e non gira, ok? Perfetto, noi dobbiamo rifare, dato che il manubrio... Quindi o gli spacchiamo il blocchetto alla Benelli. Naturalmente i manubri aftermarket non possono avere il pallino che non sanno su che moto andano montati, noi dobbiamo fargli un forellino per non spaccare il pallino. Avete due strade: o prendete il manubrio come faccio io alla vecchia maniera e a caso fate un po' il pallino prendendo la distanza dalla manopolina, o la cosa più corretta, tanto la manopola va sfilata, con dell'alcol, versate dell'alcol dentro, la fate un po' girare così. Ora, nel caso vedo che Benelli non ha messo molta colla, diciamo, nella manopola, e si leva anche senza. No, si leva anche senza, vedete? Grande, vedete Benelli? Sai perché hai la mano calda tu? Ho la mano calda. Vedete come si fa? Di solito si usa l'alcol, in questo caso si può non usare l'alcol. Quindi la manopolina, prendete la distanza tra qui e qui, fate un bel forellino e tac, è tutto fatto. Siamo esattamente a... diciamo finisce a 13 il buco, finisce a 13 il buco. Ma quello è un pennello specifico per manubri? Certo, ma questo viene proprio fatto apposta per forare i manubri. Capito. Sai che ci sarà comunque qualcuno che dice no, perché dovevi usare... Lo fai col trapano a colonna, Ce l'ho, prima devi fare la punta ruolata perché... La legge 81 con scarpa antinfortunistica, trapano a colonna, guanti protettivi, calzina Pua. Bene, a questo punto, dopo aver fatto il buco che non vi facciamo vedere con precisione millimetrica, attrezzi di alta professionalità, il buco è venuto perfetto sotto il mio dito, non lo facciamo vedere perché sarebbe troppo scorretto. Mettiamo i riser, i rialzi per i riser, gli alza riser. Proviamo un attimino com'è la situation è perfetta, quindi non facciamo altro che ricordate sempre prima di rinfilare la manopolina del gas. Senti? Ci vuole, no? Vedi? Ti metti questo, gli abbocchi Marco. È capace a fare le cose. Sì, non fate altro che intanto chiaramente è una soluzione di massima, cioè si appoggia un attimino così per montare sopra tutti i blocchetti, si appoggia, si strizza. Poi si strizza dopo. A few moments later. Quindi dopo un mese e mezzo finalmente sei riuscito a montare il manubrio. Ma no, ho fatto velocissimo, dai, ho dovuto fare qualche piccolissima modifica per montarlo, che ora se vuoi ti vado a spiegare. Marco. No, devi spiegarla. Benissimo. Guarda, la cosa è molto semplice. Naturalmente questo non è un kit, perché loro non fanno un kit predisposto per il Benelli TRK. Ti danno un manubrio che ha una piega secondo loro che può essere adatta. Tra l'altro la piega la potete scegliere voi, c'è bassa, media o alta. Quando andate a ordinare questo manubrio alla SRT, ricordatevi di dire che è per il Benelli TRK. Perché? Perché dovrete avere non so se riesci a vedere, Marco, questi pezzettini in fondo. Queste prelunghine sotto, queste prelunghe qua, color acciaio, vengono consegnate con il manubrio, sono molto importanti, dovete richiederle con il foro M6, perché se fate come me sbagliando, che ho richiesto quelle con foro M8, dovete forare di passo 8 anche il contrappeso, vedi, capite Marco il discorso? Sì. Invece voi lo richiedete foro M6 e non avete il problema di allargare il foro del contrappeso, vi rimarrà il problema di allargare il foro del paramano, ma questa è una cosa abbastanza veloce da fare. Poi ho richiesto dei riser perché volevamo fare la prova per avere il manubrio chiaramente un po' più alto, perché sennò sarebbe stato troppo basso e avrebbe battuto sul... Come ci ha segnalato un nostro follower, vedi? Guarda, che appunto batterebbe... Così è perfetto, vedi? Esatto. Per non battere, chiaramente per tornare a una posizione giusta e corretta dovete comprare dei riser, non necessariamente loro, ma dei riser da 28. Questi ce li hanno mandati loro e sono da 28? Da 28, esatto. Ora qui c'è un discorso da fare sui riser. Questo va benissimo per chi ama e per chi ha piacere di avere una guida molto avanzata. A me piace, perché avanzata mi piace e perché poi stando in piedi, mi trovo nella giusta posizione corretta del manubrio. C'è da fare però una considerazione. Siete abbastanza avanzati, io ho le braccia abbastanza lunghe, quindi ci sto bene. Se non avete le braccia molto lunghe e vi trovate poi in affanno, allora è forse il caso che valutate dei riser arretrati per avere una guida seduti corretti. Ecco, questa è l'altra cosa che volevo dirvi. Altro problemino, Marco, sono i forellini dei comandi e blocchetti. Sì. Perché, come questo l'abbiamo voi visto immagino, nel video precedente, ma sì.
come voi immagino sappiate, i blocchetti dei comandi, questi qui, hanno, per farli star fermi, vedi questo qui intanto si muove, per farli star fermi hanno un noi chiamiamo Perno. come dite voi? Perno? Perno, voi al nord dite perno. Noi diciamo pispolino. Pispolino? Hanno un pispolino o perno che va a incastrarsi appunto nei fori predisposti del manubrio originale qui sotto. Ma questo manubrio non ha i fori, quindi non può averli perché loro non possono sapere a che distanza deve essere fatto, dato che non è per il TRK. Quindi voi che fate? Il manubrio fatelo montare da qualcuno che lo sa montare, giusto Marco? Che è un po' tipo te? Tipo me, che io faccio, io sono col perfetto. trapano, le punte del lobby. Io foro tutto, io non ho problemi, io l'ho forato e va benissimo. Guarda, si muove il blocchetto? No, vedi, c'è la giusta minima oscillazione. Sì. Detto questo, ora andiamo alla posizione in sella. Cosa cambia sul TRK con la posizione del manubrio dritto? Sì. È un'altra moto, basta. Semplicemente un'altra moto. Semplicemente Quindi un'altra moto. si è perso quel concetto del dover tenere il polso allargato verso il fuori, giusto? Ho usato le pomate io, no? Perché ero rimasto così a un certo punto, ero rimasto bloccato. La posizione vi cambierà da così, diciamoci la verità che è quella del TRK, a così. E diventa un'altra guida. Sono veramente molto contento. Direi che forse per adesso è la modifica più importante che volevo fare e che abbiamo fatto. Quindi sono già contento così. Tra le tante cose appunto che abbiamo segnalato di questa moto come migliorie papabili, oltre alla posizione del manubrio c'era anche la posizione in sella, perché le pedane risultano essere leggermente alte per una persona alta, diciamo sopra 1,75 m, possiamo dire così, Ale? Sì, possiamo dirlo. Quindi sempre grazie a SV Motec abbiamo ricevuto in test le pedane regolabili. Sono delle pedane che appunto si mettono al posto delle originali, come vedete in questo momento, che si mettono al posto delle originali e possono essere regolate in altezza e quindi permettono di avere la posizione del piede più bassa. Bene Marco, come sei preciso? Bravo. Bravo. Ti starei chiedendo Marco come faccio a mettere questa pedana? Non mi stavo chiedendo perché il cappello. Mi sono messo il cappello perché mi sono fatto la tinta. Sei molto bello col cappello. Sembri Sembri più giovane. Bene. Allora, ho tolto, c'è il perno, bisogna togliere il perno e togliere la pedana. Pernio? Perno. Perno. Il perno. Perno come pernotto. Perno. Pernotto. Allora, attenzione, io vi domando una cosa, io siccome ci sono impazzito, a volte ci sono diventato matto, ricordatevi bene la posizione della molla. Poi vedremo dopo il perché. Quindi se non se lo ricordano possono guardare questo video. No, non possono guardarlo. Perché? Perché? Come No, perché? dico, se non si ricordano come hanno messo la posizione della molla, riguardano questo video. Guardano questo video e ci mettono il like e si iscrivono magari al canale. Mamma mia. Togliete la coppiglietta con una pinzettina o magari questa non è proprio adatta. Tutto una piccolo. Pinzettina, una pinzettina di quelle Quello più è una piccole. tronchesi, non è? Vabbè, io ho tolto questo perché sai che io sono tipo MacGyver. Quindi togli questa, la mettete qua, non la perdete. Io consiglierei anche, come hai fatto tu, di mettere uno straccio perché quelle sì. cose lì si perdono. Sì. Poi spingete il perno, vedi che esce il perno Marco? Sì, sì. Te lo aspettavi che uscisse? Ah sì, abbastanza. Bene, ok. Come centrato. Appunto. Come entra esce, si dice una volta. Cunei. Puntelli, tutto. Oh, vedi che è successo? È partita la molla. È partita la mollettina, ma a noi in questo caso non ci interessa perché ho memorizzato come va. Quindi mettete la mollettina qui perché non vi servirà dopo, il perno vecchio qui perché non vi servirà dopo. Ma proprio lì devono metterlo? Proprio qua, su questo posto qui, Ok. sull'angolo destro come l'Australia. Sì, sì. E ora c'è Come la pedana. l'Australia. Certo, la pedana eccola qua, pronto. Tra un po' parte quella canzone Ai Miguel, perché ti parte la molla nell'occhio, secondo me. Guarda che non è niente la molla, non lo vedi? Per me, guarda che c'ho due denti Guarda che partiti. la molla- Quella molla del CRF. Sì, ma guarda che la molla è Sì, fuori. sì, l'ho qua, visto. Un chilometro. Momento. Dio, ma quanto? Cioè, 5 minuti ci vuole a montare le pedane. Sì, un par di... Perché? Che sempre 5 minuti, 5 minuti un corno ci vuole. 5 minuti. Dopo il sole, più o meno 2 ore, Sì. siamo riusciti a mettere la molla. Sì, è una delle cose più complicate del mondo. Se dovete rifare la testata con motore, è molto semplice alla Sì, fine, più in confronto a semplice, mettere le in molle effetti. delle pedane. L'ho regolata tutta bassa la pedana. Vedete come è fatta la pedana? C'ha questo forellino qua dove chiaramente va il bullone e questo eccentrico. L'eccentrico, ecco qua. Eccentrico perché è diverso dagli altri, cioè Sì, un po' strano. è un po' particolare, lui a volte si veste, è un tipo. si veste in modo particolare, vedi? Sì. E la pedana ha quindi 1800.000 regolazioni. Naturalmente Più io, avanti, più indietro. esatto, io la volevo mettere un pochino più indietro e più bassa, guarda, così la volevo mettere. Fai vedere al pubblico? Poi Ok. devo provarla, capito? Non lo so così, no? E quindi la metterò in questo modo. Ah, ce l'abbiamo metrica, Marco? A 5. ta 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 ta. È fatta 5. Non vogliamo far vedere, Marco, il coso qui, l'estensione? Qui abbiamo il freno e questo affare qui che dovrebbe andare esattamente così. Eccolo qua, guarda. Hai azzeccato il buco giusto? Marco, sì.
Questo, scusa, se me l'hanno mandato per il TRK, vorrà dire che è per il TRK. No, c'ha due buchi. E c'è due buchi anche qui, Guarda. È che questi boloncini così, di 10 sono un pochino così, ecco. Hai capito che ho detto? Fittano? Fittano. Sono un po' lunghi. Veramente per dare un bel sostegno alla pedana del freno. Non hai messo frenafiletti? No, io non metto mai frenafiletti perché sono maschio. Perché quando tu monti una cosa, tu entri in genesi con la motocicletta, con il motoveicolo. Quindi costruisci un insieme, un tutt'uno. Ti viene un'epifania. Anche perché tu stai andando ad agire sulla sua intimità. Ed ecco perché queste cose sono molto molto importanti per conoscere la propria moto. Tu mi stai prendendo le unghie, ce l'ho fatta la pulizia delle unghie. È una cosa importante se vogliamo essere dei youtuber. Ta-ta. E poi c'è il coperchietto che non ho ancora capito se si frena con la parte qui o con la parte qua. Però questo lo vedremo poi dopo. No, così le due altezze. Ah, bravo, è vero. È vero. Davvero, Marco? Non sto scherzando. Davvero? Sì. No, è geniale sta cosa. In piedi, punti. Quindi ringraziamo il Sebumotech di questa cosa qua. Sì. Adesso parliamo di una delle cose che principalmente a me soprattutto hanno dato noia di questa moto, è che non c'era più il comando per togliere e disabilitare l'ABS. Incredibilmente, tra l'altro. Perché no? non c'era più? Non c'era più. Perché nel modello nuovo hanno pensato bene, forse per andare incontro a qualche legge dell'Euro 5, di togliere l'interruttore, che è un semplicissimo tasto che vendono ancora come accessorio, lo trovate su eBay ma addirittura anche su AliExpress, che è uguale anche per la Leoncino, e c'è una presa, diciamo, proprio semplicemente staccato la spina e tolto, non hanno messo il tasto, quindi basta che lo ricomprate e ce lo rimettete. Questo è un lavoro che può fare chiunque a casa. Infatti vi facciamo vedere adesso come abbiamo fatto per montarlo. E vediamolo, dai. Vediamolo. Io direi di andare un po' a caso. Non inizi con allora? No, voglio cambiare, da ora in poi si va col benissimo. Ok. No, sono nostalgico. Allora, vediamo di togliere la prima. Tu mi confermi che sia questa, Marco, vero? Lo scopriremo solo vivendo, anche perché non abbiamo trovato nessuno che ci ha spiegato come si fa questo video, quindi noi iniziamo con lo smontare questo fianchetto. Perfetto. Sto urlando, Marco, così? No, va bene. Appoggiamo la vite per terra sullo con una sterrato. Chiave a brugolo. A brugolo? Ma come brugolo, Marco? È maschile, non lo sapevi? Brugolo. Ah già, perché là non si può più, capito. Bravo, è infilato esattamente così. E dentro dovresti trovare un... Sì? Buttalo per terra. Non hai per caso il tappetino da meccanico? No, figo? non ce l'ho il tappetino. Dentro non lì c'è dentro niente. sì, infila la mano. Ah, infilo? Ma ci dovresti arrivare. Eccolo qua. Cos'è? Questo, Marco? Dovrebbe essere quello spinottino lì che ha infatti un tappo, tu togli il tappo e metti lo spinottino che abbiamo preso. Vogliamo farlo vedere? Vuoi farlo vedere? Guarda, eccolo qua, lo vedi bene? Benissimo, così se lo fai dondolare lo vedo benissimo. Vai, ok, perfetto. Dondola, Max, è dentro. Vai, ok, perfetto. Ti volevo chiedere, quindi, se Marco, tu colleghi quello... Sì, prego. No, secondo te sarà il caso di vedere un attimo se si accende prima di... Beh, ovvio, sempre bisogna fare le prove. Fate sempre Potrebbe le prove. fare una fiammata adesso. Guarda che carino. Tanto non è nostra, Marco, se brucia la No, mano. infatti. No. Allora, facciamo la prova? Sì, fai la Dai, prova. vediamo. Bene. Che parte? Guarda, funziona! Sicuro? Guarda, Marco. Olè, funziona! Ricordiamo anche che lo stesso cavetto, ma con una misura diversa, viene venduto anche per la Leoncino. Guarda che carino che è il pulsante. Ok, pulsantino dal design molto bello e moderno. Mi fermo. Vediamo. Ok, guarda. Quindi quando schiacci inizia a lampeggiare. Si tiene premuto il tasto, inizia a lampeggiare, l'ABS è disattivato, pronti per fare dell'off-road. Proviamo. Funziona! Quindi ecco, avete visto, semplicissimo montarlo, vi semplifica la vita nella guida in fuoristrada perché diciamolo, tu non sei una così fegatata dell'ABS. No, più che altro sì, no, vabbè, diciamo è che importante, no, è dai. giusto, è importante. È importante ci vuole, perché sì, in fuoristrada sì. se si iniziano a prendere delle velocità importanti, soprattutto su fondo ghiaioso, quindi non nel fuoristrada difficile, ma nel fuoristrada quello scorrevole in velocità, diventa un po' bisogna difficile stare un po' fermarsi. attenti Sì. senza con l'ABS, Sì. considerando che questo non è un ABS super evoluto come può essere su moto come KTM e quant'altro. Bravo, dove ormai quelli moderni quasi non si toglie più, No, diciamo, non si toglie nella quasi mappa più. Io su off-road. KTM ad esempio non lo tolgo, sull'anteriore non lo tolgo mai, sul posteriore lo tengo ci molto sta. ridotto. Esatto. Ma c'era un'altra cosa, Marco, molto fondamentale. Perché La sto urlando? protezione. Mi si alza il tono, è come il balance. Perché sei del sud. Sì, Stavo per dire mi si terrone, alza. ma vabbè. Sì, non si può dire, tagliali, fai bip. E un'altra cosa molto importante era il paramotore, le protezioni, perché questa moto qui c'ha veramente molto lei ce l'ha piccola. Ce l'ha
piccolo e noi l'abbiamo preferito grosso. Marco lo preferiva grosso, io Sì, mi infatti andava bene anche quello chiamato piccolo. SV Motec e ce l'hanno dato più grosso. Ce l'hanno dato più grosso che avevano, vedete? Ma posso avvicinarmi qui o vado fuori fuoco? Ora, per No, farlo no, vedere? avvicinati. Ecco, eccolo qua, quindi spessore molto spesso, molto bello, devo dire. Grosso e spesso. Grosso e spesso, e soprattutto la cosa importante davvero è che quello originale copriva soltanto la parte sotto della coppa. Invece questo, come deve essere, sale su e protegge non solo parte dei collettori, ma anche giù il filtro dell'olio. Facciamo vedere come si monta? Facciamo vedere come si monta. Ecco come si monta. Iniziamo l'altra modifica, ovvero l'installazione del paracoppa maggiorato per uso Domestico. Quindi innanzitutto bisogna togliere il vecchio paracoppa. Ale questi lavori li adora, vero? Non tanto, perché più che altro io sono abbastanza, cioè, Sì, vabbè. mi piace sdraiarmi sotto, capito? Perché non abbiamo il ponte, Ale. Come mai? Scusa, non c'è qualcuno che ci ascolta e ci può regalare un ponte? Oh sì, esatto. Non un ponte inteso come ponte. Tipo Ponte Vecchio. Tipo Se Ponte mi Vecchio. regalano il Ponte Vecchio io lo prendo, No, io non so che faccio. Lo mettiamo Marco, a reddito. lo mettiamo a reddito? Sì. Benissimo. Questo è quello della SV Motec, È questo un attimo più l'originale. importante, sì, un attimo più importante. Esattamente, un po' più importante. Quindi vedi, va ad ancorarsi anche qui. Quindi si toglie anche il paracalor. Questo si chiama paracalor. Ale, puoi fare più veloce che non ho tanta batteria? Scusa Marchino, ma vedrai. Non ce l'hai una pistola? No, non ce l'ho nelle mani, ho le mani io. No, Quindi con la pistola. Ale, ce l'hai le coppie di serraggio? Sì, ho le coppie serraggio qui. Aspetta. Siamo al rush finale, ragazzi. Sì. Alla Revelli. Bene, ora avete visto come si monta anche il paracoppa. L'unica cosa che volevo un po' segnalare è che il sensore del cavalletto È un po' leggermente esposto all'implemento. È una di quelle cose dove noi abbiamo acceso l'allert. Cos'è l'allert? Sono quelle cose che presumiamo nei nostri 6 mesi di utilizzo un po' più hard possono creare dei problemi, ma noi non lo sappiamo e dobbiamo dare la possibilità alla moto di difendersi. L'ultima cosa invece che vogliamo parlarvi è del bagaglio. Abbiamo messo le sue borse. Aspetta Marco, scusa, due soluzioni abbiamo adoperato, sì. perché avevamo un problema e poi tu spiegherai quale. Tu sei l'esperto bagaglio, sei il bagaglio, il bagagliaio. perché dovevo utilizzarla tutti i giorni in città per utilizzo normale e anche dobbiamo utilizzarla in fuoristrada E in viaggio. Quindi SV Motec che ci ha mandato queste belle borse, che facciamo vedere qua qualche immagine di repertorio, la borsina da serbatoio che comunque fuori strada non dà fastidio perché tanto il serbatoio è già talmente largo e cose che... No, ma poi non batte cambia, nelle parti basse. E la borsa da codone che è fatta molto bene ed è molto comoda anche nell'uso in fuoristrada. Si attacca qui, Sì. clac, È bellissimo questo sistema, si passa qui dentro la freccia, Sì. la freccia, poi si schiaccia questo e si tira. Non lo spiegherei perché sennò spieghiamo troppe cose e si perde un po' la suspense. suspense. E poi abbiamo messo le borse originali laterali in alluminio che sono fatte molto bene. Forse la destra, come vedete, non è proprio molto capiente perché Certo, per c'è la il marmitta, problema dello sì. scarico devono fare delle borse risicate e quindi insomma per tutti i giorni appunto Ale utilizza queste qui di alluminio e poi per i viaggi un po' più lunghi si aggiungono anche queste. Ma cosa ci faccio da Wheel Up a Prato? Benissimo, sono arrivati 2 o 3 accessori che avevo chiesto a Wheel Up per affrontare appunto il Superbus. E quale miglior modo di sfruttare le nuove borse caricandole con i nuovi accessori? Ora vogliamo fare 2 considerazioni prima di poi passare. Naturalmente la prima puntata è quella un po' di introduzione a questa miniserie dove andremo appunto a capire bene questa Benelli, perché viene così comprata questa Benelli. Partiamo dal punto che questa moto costa 6.300 euro. Con le borse. Con le borse. Ci sono delle offerte a volte. La moto costa 6.300 euro. Cosa ti danno? Ed è una moto a 2, quindi chi adesso è già lì che sta per scrivere, lo sai che c'è già chi sta per scrivere? Sì. Ma la moto non va un cavolo, non va. Sì, infatti È c'è una- una marea di gente che ci ha già scritto di cambiare la centralina, di cambiare il Ecco, corone, anche di cambiare quella quelle cose è una lì. cosa che non so. Come abbiamo detto all'inizio del video, noi adesso la stiamo usando per quello che è nata questa moto. Esatto. È un 500 A cinese, due. ma A non due. cinese in maniera offensiva, No. cinese nel senso che comunque non è top di gamma, quindi ha un po' di vibrazioni, Certo. vibra quasi come un mono a volte. Tra l'altro noi abbiamo già scoperto quali sono le vibrazioni, ora vedremo se farle o no, perché alla fine mi ci sono anche un po' già abituato io. Ma sì, infatti anch'io l'ho usata al Superbus e devo dire la verità, l'ho sempre reputato motore sottodimensionato per la mole della moto, però per un uso normale va bene, cioè non è così, un non è così problematico. eclatante. Esatto. Il discorso è il motore, che lei nasce come A2, quindi può essere guidata da un ragazzo anche a 18 anni che prende la patente per la moto.
moto. E per un 18enne è tanta roba. Tanta roba. Poi è ovvio che il massimo dei cavalli sono 48, lei ne ha 47,6 mi sembra, e cioè come fa a scrivere non va? Non va, no, è una A2, non può andare, è ovvio. Ma è Quindi giusto che sia è così. giusto che sia così. Però possiamo poi discutere, questo magari lo vedremo più avanti, sulla erogazione, sulla curva di coppia di questa moto, dove probabilmente secondo me poteva essere fatta meglio, nel senso che sui 5.000 euro c'è un buco, ecco, semmai 5.000 giri, 5.000 giri, 5.000 euro, poi a dopo 5.000 euro te vai lì, dai 5.000 euro c'è il buco. C'è il buco, in banca ce l'hai il buco. Sì, appunto. Facciamo così. 5.000 giri? C'è un piccolo stallo sui 5.000 giri, è lì che forse in futuro, in questi 6 mesi, potremo andare ad agire con una centralina, non per dare più potenza, ma per eventualmente migliorare la curva di coppia, semmai, ma non lo so, staremo a vedere. Per asfaltare È il buco. Aspetta, voglio dire una cosa, è tutto un indivenire. In divenire. Sull'indivenire ho vinto. E la ciclistica, vogliamo parlare un attimo della ciclistica? Nel Parlo freestyle- tu perché te la usi solo te. Ah, beh, appunto. No, beh, io l'ho usato No, al Superbus. anche tu, dai, quell'altra, scusa. sì, sì. Questo evento che abbiamo fatto al Superbus, sono personalmente rimasto abbastanza sorpreso. Voi dite, ma non ci sono difetti? Sì, a voglia, ora poi ci arriveremo. Sono rimasto abbastanza sorpreso dalla comodità in autostrada. Tu Sì. l'hai provata? Sì. Dal fatto che gira molto alta di giri, e lì potremmo andare a intervenire perché c'è una modifica da fare. Generalmente viene cambiato il pignone e messo il pignone da 15 denti. Voi sapete che un dente in meno sul pignone equivale a 3 in più sulla corona, no? Quindi Io non lo accorcia sapevo. accorcia i rapporti, un dente di pignone equivale a 3 sulla corona, sia in più che in meno. Però io non sono molto convinto che sia la giusta operazione, quella del pignone, quindi questa è una cosa che vedremo nella puntata 2. Altra cosa, in fuoristrada la trovo estremamente neutra, come abbiamo già detto nel video, il primo video che abbiamo fatto, forse uno dei primi? Sì. Lo metti in sovraimpressione? Uno dei più seguiti. Uno dei più seguiti, canale. esatto. Ha fatto 64 milioni di visualizzazioni quel video lì, e quindi siamo piuttosto contenti di questo video. Sì. Lì abbiamo notato che appunto la moto ha una ciclistica molto molto neutra, molto molto facile. Quindi francamente Come il sulla sapone, ciclistica- neutro. come il sapone, e lì non c'è molto da dire. Non so se interverremo. Una cosa che a me non piace molto, e Marco tu l'avevi notato anche te, è il freno, che è troppo, la leva Sì, è troppo secca. la leva pur regolabile, anche messa nella posizione più vicina possibile alla manopolina, risulta sempre troppo lontana per me, per fare una bella frenata, risulta troppo No, lontana. poi aggredisce subito, cioè appena la tocchi se già stai già frenando. Sto già frenando, sì, infatti come la tocchi frena, quindi quella è una cosa, non lo so se ci agiremo, se faremo qualche cosa, no. Comunque in realtà noi quello che dobbiamo fare teoricamente è metterla sotto stress, più che fare tantissime modifiche, le faremo, ma la dobbiamo mettere sotto sforzo questa moto, per vedere se vale la pena spendere questi 6.300 euro per una moto con 47 cavalli, giusto? Se Marco? riesce a fare tutto. Se riesce a far tutto, e se no la distruggiamo nel frattempo, no? Bene, con estremo disappunto Ale adesso si preparerà per andare alla ATE, appunto, Adriatic sì. Terrain Experience, il primo evento organizzato da Abruzzo Rally Ride in collaborazione con noi del 6%, nello specifico con Marco del gruppo del 6% Lazio. Sì. Andrà insieme a Gaia con la sua bellissima T7 e faranno ben 400 km di fuoristrada. Me le cambi le gomme, Marco, o no? Le gomme aspettiamo da Mitas le nuove gomme per questa moto, ma non credo arriveranno, quindi te le dovrai rifare con questa. No, ancora con le gomme stradali dovrei farlo. E come ne stiamo dicendo appunto, vi salutiamo. Ciao, alla prossima puntata. Fight this, fight my